Ciao e benvenuto a Podcast di Vino, il podcast che è curiosa nel mondo del vino. Ma tu la conosci l'uva champagna? Proprio così, hai capito bene. Andiamo in Veneto, a San Polo di Piave, così capirai meglio di cosa parlo. Questo è Podcast di Vino, un podcast che ti racconterà storie, curiosità e aneddoti sul mondo del vino, raccontati direttamente da enologi, cantinieri e produttori. Io sono Stefano e sono in missione di Vina per te. Allora, ciao, oggi siamo a San Polo di Piave, in provincia di Treviso, in Veneto. Siamo qui con Jacopo Peruzzetto di Casa Roma, della cantina Casa Roma, che ci racconta della Marzemina bianca. Sì, ciao, buongiorno, sono Jacopo Bruzzetto, come precedentemente detto, rappresento la terza generazione della mia famiglia, la famiglia Peruzzetto, all'interno di Casa Roma, all'interno della nostra azienda. Siamo un'azienda relativamente giovane, nel senso che nasciamo nel 73, quando mio nonno acquista l'azienda, i terreni dalla famiglia che ne era proprietaria, la famiglia Joll. Mio nonno era un mezzadro e da lì parte un po' la nostra avventura nel mondo del vino, anche se mio nonno e comunque tutta la famiglia lavorava già ai terreni che poi hanno acquistato. L'azienda poi evolve quando mio papà, finita la scuola enologica di Conegliano, decide di trasformare quella che era un'azienda polivalente, quindi dove c'erano anche del bestiame e del seminativo, in una vera e propria cantina, con l'obiettivo di coltivare, trasformare e poi vendere le uve che producevano nei nostri vigneti, sempre con un'attenzione a quelle che sono le varietà autoctone del nostro territorio, quali il Raboso Piave e la Marzemina bianca. Parlami un po' di questa Marzemina bianca che mi incuriosisce molto. Marzemina bianca è un vitigno molto antico, se ne trovano tracce della coltivazione di quest'uva bacca bianca nel 700, ma soprattutto è stato un po' il vitigno da cui si ricavava questo vino bianco, di cui se ne approvvigionava la Repubblica Serenissima di Venezia, che è stata insomma una delle repubbliche che ha tracciato la storia di questi territori, ed è una varietà molto molto particolare. È una varietà che ha questo grappolo molto compatto, con questo colore quasi giallo dorato, che fa sì che sia un bel colpo d'occhio quando si arriva nel filare nei giorni precedenti alla vendemmia. Di contro, se vogliamo così vedere il lato negativo, questo vitigno ha un grappolo molto delicato. Sbagliare anche l'epoca di raccolta di 1 o 2 giorni o una pioggia nella settimana precedente alla raccolta può essere molto dannoso per il grappolo, perché essendo molto compatto e con una buccia sottile, fa sì che l'uva si deteriori veramente in pochissime ore e che quindi il prodotto non sia poi più idoneo ad ottenere un grande vino. Per questo motivo quest'uva qua ha perso un po' di appeal nel cuore dei contadini, dei viticoltori di questa zona, ed è andata quindi in disuso, nel senso non è stata più coltivata. Ad oggi si contano all'incirca, tra le province di Treviso e la zona delle Breganze, dove se ne trova ancora qualche ettaro, una cinquantina di ettari. Confronto a quelli che c'erano una volta, insomma, è quasi una macchia, una piccola macchietta nel panorama viticolo del nostro territorio, ecco. Ma Jacopo, mi incuriosisce questa cosa della Serenissima, della Repubblica di Venezia. Quindi loro facevano questi grandi banchetti a base di Marzemina bianca o la scambiavano anche all'estero? Ma diciamo che la Marzemina, dando questo vino che ha un buon complesso acidico, una bella freschezza acidica, era uno dei vini insieme al Raboso che venivano usati dai veneziani nei loro commerci, nelle loro traversate in barca, quando andavano a fare i commerci nel Mediterraneo, perché utilizzavano questi due vini che avevano la caratteristica di mantenersi, quindi grazie al grado alcolico e all'acidità, e nei lunghi viaggi, sia come propellente per i vogatori, quindi come benzina, come carburante per le persone, che poi per essere tagliati con i vini del sud Italia, che erano più zuccherini, più strutturati, ma meno aciduli, quindi si conservavano meno,
e faceva sì che poi i veneziani potessero riportarli alla casa madre per poi fare i commerci con il Nord Europa e con tutto il mondo allora presente. Prima, chiacchierando fra di noi, mi hai raccontato anche che la Marzemina bianca ha anche un altro nome. Sì, la Marzemina bianca è anche definita Sampagna o vecchia uva Sampagna. Questo perché c'è un bellissimo aneddoto che viene raccontato, che mi ha raccontato mio nonno, che riguarda i veneziani quando furono invasi, quando arrivò Napoleone. Ovviamente si portò dietro lo champagne, quindi si portò dietro il vino della casa madre e questo fece sì che i veneziani tirarono fuori queste bottiglie di questo vino bianco che aveva la caratteristica in primavera di rifermentare, quindi di creare un vino frizzante, dicendo abbiamo anche noi la Sampagna e da lì poi la Marzemina viene conosciuta anche come uva Sampagna. Quindi Napoleone sciabolava e i veneziani invece brindavano. Beh, questa è una caratteristica di noi veneti. Ascolta, dimmi, raccontami un po' le caratteristiche anche di questa Marzemina quando si beve, insomma, parlami un po' delle sue Ma strutture. la Marzemina ha questo colore bellissimo, giallo, un giallo paglierino, possiamo definirlo brillante, con questi riflessi verdognoli. Poi è un vino che ha una caratteristica di puntare molto sull'eleganza, non è un vino molto importante, è un vino più fide, ma si punta molto sull'eleganza, si punta sui frutti e sui fiori a pasta bianca, con questi sentori di mela gialla, di un po' di fieno, fino ad avere una nota di speziato e una nota che si può definire mediterranea, quindi con questa salamoia di olive e un piccolo sentore finale di mineralità, che poi a noi piace definire la mineralità che deriva dal sasso del fiume Piave, che è un po' la caratteristica dei nostri terreni, che hanno questa caratteristica, questa particolarità di avere una componente sassosa importante. Allora, Jacopo, abbiamo parlato della Marzemina bianca, Sì. E voi cosa fate con la Marzemina bianca? Ma la Marzemina bianca noi produciamo un vino fermo, circa la gradazione alcolica è sui 12 gradi e questo vino qua che produciamo è un vino, come dicevo, vino bianco fermo che fa una vendemmia la mattina presto, quindi andiamo a vendemmiare la mattina presto in maniera tale di avere le uve ancora prima che sorga il sole all'interno della cantina, le uve fresche che quindi mantengono il più possibile la loro caratteristica senza avere ossidazioni dovute alla temperatura. Da quest'annata, quindi dall'annata 2020, poi siamo anche orgogliosi perché è la prima annata che presentiamo al pubblico e di Marzemina ma anche di moltissimi altri prodotti biologica, perché nel 2017 abbiamo fatto la scelta di passare tutti i nostri 20 ettari di vigneto in regime di agricoltura biologica, quindi questa occasione è anche un'occasione di presentare un po' quello che è il nostro progetto, che è arrivato alla conclusione con il vino all'interno del calice. Ottimo. Allora, e come si chiama il vino che fate con la Marzemina bianca? Il vino si chiama Marzemina bianca, semplicissimo, Peruzet, che è il nostro cognome in versione dialettale, quindi in versione dialetto trevisano, in etichetta di Peruzet Marzemina bianca. Perfetto. Ma guarda, oggi ci hai fatto scoprire questa Marzemina bianca. Penso che anche il mio ascoltatore tipo sarà molto felice di assaggiarla un giorno. Intanto, Jacopo, io direi che ti posso ringraziare e ci potremo vedere magari un'altra volta per parlare del Raboso, visto che prima hai accennato a questo splendido vitigno autoctono. Molto volentieri, sarei molto molto felice. Allora, Jacopo, io direi che possiamo concludere questo nostro incontro con un bel brindisi. Sì, sì. Cin cin, mi farebbe piacere tornare per parlare del Raboso. Volentieri, quando vuoi ti aspetto. Buona giornata. Hai appena ascoltato Podcast di Vino, ideato, realizzato, mixato e qualsiasi altra cosa ti venga in mente da Stefano Bloise, che poi sarei io. Registrato in presa diretta sul posto. Grafica di copertina di Daniela Berti. Licenze musicali acquistate su Bito Music. Vieni a trovarci anche sui nostri social, Facebook e Instagram, per contenuti speciali e, perché no, per darci qualche suggerimento.
Ti ricordo che puoi ascoltare anche tutte le puntate passate sul nostro sito www.podcastdivino.it. Ci sentiamo la settimana prossima e alla salute!